Dopo aver lasciato gli Stati Uniti, Buscetta e Zippo vanno in Messico e proseguono poi verso il Brasile, un paese allora largamente ignorato dal Federal Bureau of Narcotics, dove lanciano un'attività di contrabbando internazionale di eroina di dimensioni senza precedenti, coperta da diverse attività legali, tra cui una flotta di taxi, una catena di snack bar, uno stabilimento di alluminio e una compagnia di assicurazioni. Uno dei soci di Buscetta sarebbe stato un alto ufficiale dell'esercito brasiliano, elemento che gli garantirà una certa protezione politica. Secondo la giornalista Claire Sterling, l'organizzazione in Brasile si prepara a spedire 300 kg di eroina al mese negli Stati Uniti entro il 72, in un periodo in cui l'intera popolazione di tossicodipendenti americani consuma solo 90 kg al mese. Dunque, i trafficanti in Brasile non si limitano a soddisfare la domanda, la stanno creando. Buscetta aveva conosciuto Auguste Ricord e altri trafficanti francesi in Canada durante gli anni 60. Lucien Sarti era uno di loro. I servizi segreti individuarono decine di viaggi del francese nei registri dei voli internazionali, effettuati con documenti falsi o con la sua vera identità. Sarti era sfuggito miracolosamente all'arresto a New York nel 1967. Nato in Corsica nel 1931, Sarti, già attivo con carichi minori agli inizi degli anni 60, aveva fatto il grande salto nel traffico internazionale su larga scala nel 66. Per gli agenti che gli davano la caccia, Sarti sarebbe presto diventato il più grande trafficante del mondo con base in America Latina. La sua ascesa simboleggiava un cambio generazionale nel crimine organizzato francese. Auguste Ricord aveva ormai quasi 60 anni, era afflitto da diabete e talmente debilitato da cadere in depressione. Sentiva sulla pelle la pressione della caccia che le forze dell'ordine conducevano per arrestarlo. Sarti aveva poco più della metà della sua età ed era nel pieno delle forze. Amava viaggiare, era un commerciante globale che preferiva supervisionare personalmente le operazioni che dirigeva. L'impresa dunque sarebbe presto passata di mano, ma Ricord era riuscito comunque a dare il suo ultimo grande contributo al traffico internazionale. In Paraguay era entrato in contatto con un gruppo che la stampa avrebbe chiamato i contrabbandieri, piloti che trasportavano jeans, elettronica, orologi, whisky e altra merce di contrabbando da Miami per poi rivenderla al confine col Brasile. Usavano piccoli aerei che atterravano negli aeroporti della Florida o su piste clandestine e abbandonate in Messico. I carichi attraversavano il confine via terra. In Paraguay, Ricord si era associato con Andrés Rodríguez e Patricio Colmán, due generali di primo piano del dittatore Alfredo Stroessner, che mettevano a disposizione le loro fattorie situate in una zona inospitale del paese, in cambio di una parte dei profitti. La strategia adottata da Auguste sarebbe stata utilizzata per molti anni dai suoi successori. Gli aerei che arrivavano dagli Stati Uniti con merci di contrabbando ripartivano verso nord, carichi di eroina. Il cerchio delle forze dell'ordine, iniziato in Canada, si stringeva sempre di più. A metà degli anni 60, il servizio immigrazione aveva ormai reso di routine una serie di ispezioni nelle pizzerie delle principali città del nord degli Stati Uniti. Il ritmo degli arresti e delle estradizioni di soldati della mafia americana aumentava e con loro cadevano anche molti grossi acquirenti. Lo scontro destabilizzava l'intero sistema, ma non riusciva a ridurre la domanda di eroina. I grossisti che riuscivano a rimanere in piedi, anche dovendo adottare sempre più precauzioni, sarebbero diventati i nuovi baroni della droga, accentrando il mercato in poche mani. Carlo Zippo era un napoletano di 41 anni, aveva capelli neri e una piccola cicatrice sotto l'occhio sinistro. Era conosciuto dal Dipartimento Antidroga americano come un collaboratore indipendente della famiglia Gambino, un acquirente non affiliato a Cosa Nostra. Era considerato uno dei maggiori rivenditori al dettaglio del paese. Testimoni raccontarono in dettaglio operazioni in cui Zippo riceveva centinaia di chili di droga
in diversi stati del Midwest, portati direttamente da aerei o su automobili guidate da messicani provenienti dal confine. La merce veniva pagata in contanti. Nel periodo di abbondanza $4.000 al chilo, quando scarseggiava anche intorno agli 11.000. I venditori che frequentavano la sua base operativa a New York, all'Hotel Woodstock, al numero 127 della 43esima strada, spesso ne uscivano con $500,000 o anche molto di più. A New York, Zippo era in grado di prevedere le mosse della polizia. Un delatore dell'organizzazione avrebbe fornito un indizio solo molti anni dopo, sussurrando un nome agli investigatori: Lorenzo. Il mistero si sarebbe chiarito quando l'italiano Giuseppe Sarago venne arrestato all'aeroporto internazionale di Montreal con una valigia foderata di eroina. In un taccuino che portava con sé, il Corriere aveva scritto, a mano: Ispettore di polizia Lorenzo, 375737, sezione Interpol, Dipartimento Centrale. Nell'agenda comparivano anche altri 2 nomi di agenti dell'Interpol, con tutta probabilità informatori dell'organizzazione criminale. Zippo avrebbe resistito alle strette delle autorità, diventando per oltre un decennio un punto di riferimento per chiunque volesse commerciare eroina negli Stati Uniti. Buscetta lo conosceva da molti anni, da quando trasportavano sigarette. Non ci volle molto perché gli interessi comuni facessero sbocciare una collaborazione tra Buscetta, Sarti e Zippo. All'inizio del 67, Masino aveva tentato di uscire dall'illegalità ed aveva avviato le pratiche burocratiche per richiedere il visto statunitense. Si presentava come Manuel López Cadena. Senza saperlo, il nome falso che usa è identico a quello di un militante comunista messicano, considerato dai servizi americani della guerra fredda come un terrorista ricercato. Con un mandato d'arresto attivo contro Cadena, Masino aveva passato ore in una stazione di polizia prima di riuscire a convincere gli agenti che si trattava solo di un caso di omonimia. La polizia non era riuscita a confermare la sua vera identità e gli agenti lo avevano rilasciato dopo aver preso le sue impronte digitali. Non corrispondevano a quelle del terrorista, ma per precauzione erano state trasmesse a tutte le agenzie del paese. Ignaro che la sua falsa identità fosse stata scoperta, il 4 aprile 67 un agente dell'FBI a Roma risponde a una richiesta inviata settimane prima dal direttore dell'agenzia, confermando che il mafioso si trovava negli Stati Uniti sotto falsa identità. L'agente aveva ribadito che Buscetta era accusato di estorsione, associazione criminale aggravata, possesso illegale di armi e diversi omicidi, e ipotizza che sia stato in America sotto il nome di Manuel López Cadena. Insieme alla comunicazione, l'agente inviava le impronte digitali del criminale, che coincidevano con quelle del falso Cadena, intenzionato a diventare cittadino americano. Buscetta a quel punto aveva volto, calligrafia e pollici registrati nei sistemi di ricerca e cattura degli Stati Uniti. I suoi giorni di pace erano finiti. Il suo avvocato cercò di convincerlo che la cosa migliore da fare fosse fuggire. Masino trasferì la famiglia e lasciò le pizzerie in mano ai figli e scomparve da Brooklyn per nascondersi nel New Jersey. Era consapevole del pericolo, ma non si sentiva braccato. Per qualcuno cresciuto su un'isola, l'America sembrava un'immensità di terra, in cui persino il più ricercato degli uomini poteva sparire. Ci credeva così tanto che guidava con la stessa patente intestata al terrorista messicano, in un'epoca in cui falsificare documenti significava semplicemente saper usare tecniche rudimentali di vaporizzazione di fotografie e collage. L'anno seguente venne condannato in contumacia in Italia a 14 anni di carcere. La notizia non lo scosse e la libertà negli Stati Uniti durò abbastanza da fargli abbassare la guardia. Il 25 agosto 70, di ritorno dal viaggio in Italia per il tentato golpe borghese, uno sciame di volanti della Polizia Statale di New York accerchia la sua auto sul ponte di Brooklyn. Masino guarda sul sedile posteriore e vede i figli, forse pensando che senza di loro avrebbe potuto tentare una reazione. Abbassa il finestrino e prende la patente. Prima ancora che la gente possa parlare, dichiara:
Mi chiamo Tommaso Buscetta. Viene arrestato all'istante. Felicia viene accompagnata a casa, mentre Benedetto resta con il padre per aiutarlo. Dopo 7 anni in America, Tommaso parla ancora un inglese molto rudimentale. In centrale, un rapporto indica che il mafioso italiano, ricercato dalla giustizia, ha piccole cicatrici sulle guance e sul mento, causate da lievi tagli coi bisturi. La descrizione corrisponde all'arrestato, che confessa di essersi sottoposto a 2 interventi di chirurgia plastica in Messico, nel tentativo di cambiare i tratti del viso, senza successo. Masino trascorre 3 mesi in isolamento, in un carcere di massima sicurezza, mentre l'Italia richiede la sua estradizione. Nega in ogni momento di essere mafioso, di essere un trafficante o un criminale. Dichiara di essere povero, incapace di finanziare qualsiasi operazione internazionale. Viene fissata una cauzione di $75.000 per ottenere la libertà condizionale. Roma insiste affinché Buscetta venga deportato per l'immediato sconto della pena. Contro ogni previsione, la cauzione viene ridotta a $40.000. Il pagamento avviene il 4 dicembre, con denaro che sarebbe stato raccolto a fatica da Melchiorra tra i suoi parenti a Palermo, una somma impensabile di vecchie lire, sufficienti per comprare 4 o 5 appartamenti di 100 metri quadrati nell'Italia di allora. In realtà, l'assegno venne emesso dalla Public Service Mutual Insurance Company, con sede al numero 393 della 7th Avenue a New York. L'azienda è specializzata nel far uscire le persone di prigione tramite il pagamento della cauzione e la successiva riscossione degli interessi. Esiste però un modo ancora più sicuro per veder rientrare i soldi. Il governo avrebbe restituito la cauzione qualora Tommaso fosse scomparso dal paese, secondo quanto stabilito in un accordo firmato da lui e da una sezione della giuria americana. Con il sostegno della compagnia assicurativa, Masino viene liberato. Il governo italiano non comprende la decisione americana e cerca ancora di ottenere l'estradizione del suo cittadino per incarcerarlo. Via terra, Buscetta attraversa il confine del Texas con il Messico e da lì vola a Rio de Janeiro, dove atterra nel giugno del 1971. In agosto il suo avvocato lo incontra a Buenos Aires e lo convince a firmare un documento con l'intestazione del City Hotel della capitale argentina. Prova presentata alla giuria di New York per dimostrare che Buscetta ha lasciato gli Stati Uniti. Prima di tornare a Rio, Masino fa tappa anche ad Asunción, in Paraguay, dove ottiene una falsa naturalizzazione con il nome di José Roberto Escobar, facilitata da Auguste Record. La decisione americana di lasciar libero Buscetta di scegliere un paese dove rifugiarsi fa infuriare l'Italia e diventa oggetto di numerose teorie. La tesi più diffusa sulla sua liberazione, come già visto nel precedente video, è che sia diventato un informatore degli americani, un delatore di comunisti in America Latina o di altri trafficanti ricercati dagli Stati Uniti, dopo che Nixon dichiarò guerra alla droga nel 68. In un documento dell'FBI inviato dall'ufficio di New York al direttore dell'agenzia il 18 novembre 71, un agente descrive l'indagine condotta dal servizio immigrazione su Buscetta. Vi si legge che il governo era a conoscenza di molti crimini commessi da Buscetta in Italia e che di conseguenza sarebbe stato insolito che fosse stato rilasciato. La procedura standard avrebbe previsto la sua estradizione verso il paese di origine. L'agente conclude testualmente: esiste la possibilità che Buscetta sia diventato un informatore delle autorità americane. Finché però gli Stati Uniti non renderanno pubblici documenti segreti conclusivi, non vi sono prove sufficienti a totale conferma di questa versione. Il Brasile che Tommaso Buscetta incontra nel 1971 è un paese in trasformazione, meno povero rispetto a quello che aveva incontrato negli anni 50, ma altrettanto permeabile alla corruzione, specialmente sotto il regime militare. E Rio de Janeiro è il contesto ideale per qualcuno come Masino che voglia ricominciare una vita in libertà
e con un volto nuovo. L'identità falsa di José Roberto Escobar, ottenuta in Paraguay, cade rapidamente in disuso. A Rio, Masino diventa Thomas Roberto Felice, un elegante imprenditore italiano, educato, con modi raffinati, che dichiara di provenire dagli Stati Uniti per investire in America Latina. È con questa nuova faccia che incontra Maria Cristina de Almeida Guimaraes, una giovane studentessa universitaria di 21 anni, intelligente, poliglotta e figlia di una famiglia tradizionale. La storia d'amore tra i due è immediata. Per Masino un incontro con la passione in mezzo all'esilio, per lei una figura quasi mitica, uscita da un altro mondo. Poco tempo dopo i due iniziano a vivere insieme. Benedetto, il figlio di Masino, si trasferisce anche lui nell'appartamento in Rua Sa Ferreira a Copacabana. Il rapporto con i Guimaraes, specialmente con il padre Omero, è inizialmente teso. Il patriarca, ex militare ed ex burocrate del governo, vede l'italiano come un uomo enigmatico, possibilmente pericoloso e sicuramente incompatibile con sua figlia. Ma la coppia impone la propria volontà e Omero finisce per cedere. Buscetta capisce rapidamente che il suocero può essere utile. Omero è un uomo profondamente connesso alla macchina pubblica brasiliana, con un lungo curriculum di incarichi strategici, relazioni con i militari e i politici e una lunga carriera di sopravvivenza istituzionale. Anche difficoltà economiche e disorganizzate aprono spazio a un nuovo socio, l'italiano, che ora è parte della famiglia. Per 80.000 cruzeiros, Tommaso Buscetta inietta capitale in cambio di una quota dell'operazione, ufficialmente a nome di Maria Cristina. Così ottiene uffici sia nella sede della Staff che nella SATEC, che trasforma nei suoi nuovi centri operativi. Lì gestisce con discrezione ma efficienza i suoi affari internazionali, tra cui la riorganizzazione della rete latinoamericana dell'eroina, direttamente collegata alla French Connection e agli antichi alleati come Carlo Zippo, il capo della droga di New York. In Brasile, Masino trova terreno fertile per rimettere in piedi il suo impero mascherato da imprenditore, sostenuto da una rete di contatti e dall'accettazione tacita della corruzione istituzionale. È l'inizio di un nuovo capitolo, più elegante forse, ma rispetto ai precedenti altrettanto pericoloso.